Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Perché ho deciso di fare questo video? Come molti di voi sapranno, effettuo il servizio rodaggio EBS Easy Break-In System a bagno d'olio caldo. Ormai questa tipologia di rodaggio è diventata molto famosa, ma per coloro che ancora non sapessero che cos'è il rodaggio EBS a bagno d'olio caldo, per coloro che non sapessero quali sono i vantaggi nell'effettuare questo tipo di rodaggio sul vostro motore, vi invito a guardare il mio video realizzato ormai diversi anni fa, dove spiegavo appunto il servizio che viene fatto su ogni motore, tutte le operazioni che vengono svolte e soprattutto spiego anche un po' di storia di come nasce questo sistema di rodaggio per i micromotori e vi faccio anche vedere come vengano preparati i motori che fornisco a voi utilizzatori. E questo video ragazzi è un po' un frequently asked question di tutto ciò che riguarda il post servizio rodaggio, quindi dal momento in cui il motore giunge nelle mani dell'utilizzatore e viene poi montato sul modello, cosa bisogna fare realmente. Io inserisco sempre le istruzioni per completare il rodaggio fatte di 8 fasi. Ragazzi, si tratta di fare 3 serbatoi per completare al 90% il vostro processo di rodaggio. Ma per venirvi ancora più incontro, per far vedere un po' come realmente viene effettuato questo completamento del rodaggio, ho deciso di portarvi con me in pista e di farvi vedere le varie fasi. In questo caso ragazzi il motore in questione è uno Jelasi Tuned Dirt R versione Evo. E quindi ragazzi cosa fare? Non appena montato il motore sul modello, preriscaldiamo la nostra testa, il nostro motore con uno scaldatesta, come sto facendo io in questo momento, oppure con un phon da carrozzieri o per capelli, va bene comunque. Preriscaldiamolo fino a una temperatura di almeno 60 gradi. Nel mio caso sono andato molto più su. Ricordatevi che se i componenti del motore non scaldano, non state rodando un bel niente, lo state semplicemente lavando, soprattutto nel primo pieno, perché il primo pieno che faremo a banco è un pieno che si può fare o al minimo, quindi tutto il serbatoio al minimo, oppure alla giapponese. Quando dico alla giapponese intendo a tutto gas con il motore molto grasso. Se in questa fase il motore non è caldo, non starete effettuando niente se non un lavaggio delle componenti. Quando state per finire la miscela nel serbatoio, mi raccomando, quando la state per finire, non quando è già finita, spegnete il motore e
portate il pistone al punto morto inferiore. Quindi ragazzi, non lo lasciate mai al punto morto superiore e attendete che il motore si raffreddi completamente a temperatura ambiente. Una volta tornato a temperatura ambiente, preriscaldiamo nuovamente il nostro motore ancora una volta con lo scaldatesta e a questo punto facciamo sì che rimanga in moto anche al minimo. Quindi chiudiamo, cioè avvitiamo leggermente le viti di minimo e di massimo e mettiamo in moto per fare il nostro primo serbatoio in pista. Qui ragazzi dobbiamo stare molto attenti a non tirargli troppo il collo, quindi a mantenere una carburazione che anche a tutto gas non superi i 30-35 km/h, quindi molto grasso. Questo per quanto riguarda la vite di massimo. Per la vite di minimo non c'è un limite reale, chiaramente non andate magri ma potete andare quasi giusti. Vi consiglio di effettuare questo serbatoio giù dal palco, quindi di non salire sul palco in pista, ma di farlo da sotto. Va bene anche semplicemente sul rettilineo, in su e in giù senza problemi, o addirittura fuori dalla pista, nel piazzale, nel parcheggio, dove volete. Anche in questo caso ragazzi stiamo molto attenti a non terminare completamente la miscela nel serbatoio. Potremmo provocare delle smagrite non volute al nostro micromotore e soprattutto potremmo addirittura bruciare la candela. Finito anche questo secondo serbatoio, di nuovo spegniamo il motore e posizioniamo il pistone girando il volano il più possibile vicino al punto morto inferiore. Quindi non lasciate mai il pistone troppo in alto nella camicia e lasciate nuovamente raffreddare a temperatura ambiente. Una volta raffreddato il motore iniziamo il nostro terzo e ultimo serbatoio di rodaggio del motore. Cosa dovremmo fare? Dovremmo carburare quasi giusti sotto di minimo e leggermente grassi sopra, basta un quarto di giro grasso in alto. Iniziamo a girare e più o meno il vostro motore dovrà comportarsi in questo modo.
Ancora una volta stiamo attenti a non terminare la miscela nel serbatoio, ci fermiamo non appena ne rimane veramente pochissima e portiamo di nuovo il pistone al punto morto inferiore e lasciamo nuovamente per l'ultima volta raffreddare il motore a temperatura ambiente. A questo punto ragazzi il motore è già pronto, il rodaggio è finito. Tenete conto che questo motore ha visto nella sua vita soltanto 3 serbatoi di miscela, quindi anche se volete usarlo in gara, mi raccomando non andate mai perfetti di carburazione in alto, tenetelo sempre leggerissimamente grasso, 1/8 di giro, quindi è un motore carburato come la maggior parte degli utilizzatori comuni usa anche per tutta la vita rimanente del motore, ma se siete delle persone che tendono ad avere il cacciavite facile, mi raccomando tenetelo leggermente grasso sopra fino a quando il mantello del pistone non sarà colorato lateralmente. Come ve ne accorgete? Dovete smontare il motore? Assolutamente no! Guardate dallo scarico, una volta che l'avete in mano per fare la manutenzione post gara, post test, guardate dallo scarico e noterete che il laterale del pistone, se state usando una buona miscela, si sarà colorato. Quindi fino a quando il pistone non sarà perfettamente colorato, non chiudetelo perfettamente sopra. Tutto questo dipende dalle temperature a cui lo fate girare. Il motore non deve mai girare freddo, quindi almeno 75-80 gradi almeno per potersi colorare, ma in realtà se andate sui 90-95 o anche 100 gradi si colorerà molto più velocemente e molto più facilmente. Io ho fatto un video che riguarda appunto la verifica dello stato di usura del motore, dove parlo appunto di questa colorazione nero nocciola del mantello laterale del pistone. Vi invito a guardarlo e vi lascio un link in alto a destra anche per questo, così potrete capire con certezza di cosa sto parlando. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro nelle mie spiegazioni, spero che questo video resti utile a tutti coloro che devono completare un processo di rodaggio ABS dopo che ricevono a casa il loro motore con il servizio effettuato, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!